Benvenuti a tutti, oggi con questa puntata speciale siamo qui a ricordarvi che Norma sarà presente alla fiera Degustazioni Musicali di Lido di Camaiore il 25 e 26 gennaio e oggi vi forniremo quelle che saranno le indicazioni operative per accedere alla sala. Ce ne vuoi parlare, Enrico? Sì, volentieri. Ecco. Innanzitutto mi sentirei di fare un elogio agli organizzatori. Noi abbiamo fatto un paio di edizioni di questa fiera prima del Covid e devo dire mi avevano subito colpito per la disponibilità, la gentilezza e la passione che ci mettono nell'organizzare questo evento. Ragion per cui, anche se dal punto di vista del bacino geografico è un po' limitato, andiamo sempre volentieri, ecco, quando è possibile. Per cui quest'anno, come vi ha accennato Alberto, saremo presenti il fine settimana del 25 e del 26 gennaio. Purtroppo mi coincidono con due impegni musicali di cui avevo già i biglietti, erano già programmati da tempo, ma è andata così, insomma, quest'anno. Come abbiamo accennato in qualche puntata precedente, per dare la migliore fruizione degli ascolti non troverete la porta aperta, ma si potrà accedere alla sala solo tramite prenotazione. Il numero delle persone all'interno sarà limitato, questo per offrire la migliore esperienza d'ascolto e poter fare anche un percorso guidato che in qualche modo tocchi tutti i generi musicali e possa meglio fare comprendere quali sono le caratteristiche del suono che andrete a ascoltare. Molto gentilmente gli organizzatori ci hanno reso disponibile un desk all'ingresso della fiera. A questo desk potete contattare Alberto. Lui sarà in possesso delle contromarche che distribuirà alle persone che si sono registrate. Noi saremo al primo piano e saremo esattamente in fondo al corridoio. Fuori dall'ascensore troverete il corridoio con le stanze a sinistra e a destra, la nostra sarà quella proprio in fondo. Una sala di discrete dimensioni che ci dovrebbe consentire di installare l'impianto e il trattamento acustico con cognizione di causa. Ecco, ripeto che senza contromarca non sarà possibile entrare, quindi prima dovete passare al pian terreno all'ingresso a ritirare la contromarca. Nel caso ci fossero eventualmente in qualche fascia oraria ancora dei posti disponibili, naturalmente saranno messi a disposizione a chi ne fa richiesta. Nel form di registrazione abbiamo anche dato la possibilità di indicare il genere musicale o un brano a scelta da ascoltare durante il percorso guidato. Non possiamo garantire che tutte le esigenze saranno soddisfatte, però comunque ci proviamo, ecco, nel limite del possibile. Sarebbe anche estremamente utile che ci arrivi un'indicazione precisa e puntuale di qual è il brano che si vuole ascoltare, nel senso che di alcuni generi musicali, una volta individuato l'autore e il titolo, è univocamente determinato qual è, ma se ad esempio stiamo parlando di musica classica e uno mi chiede voglio sentire il primo movimento della quinta di Mahler, in commercio ce ne sono tantissime versioni, quindi se ne ha qualcuno in particolare è meglio che venga indicato in modo chiaro. Per noi è importante prepararci prima, anche perché per esperienza abbiamo visto che molto spesso all'interno degli alberghi non è possibile accedere ai servizi di streaming o altrimenti in alcuni casi è possibile accedere ma con una qualità di connessione troppo scarsa, motivo per cui vorremmo avere già memorizzati nel nostro server i brani musicali da proporre all'ascolto. Facendo un po' riferimento a tutte le puntate precedenti che abbiamo fatto sulla scena sonora, sull'importanza del punto d'ascolto e considerazioni attinenti, purtroppo nella fiera è una situazione abbastanza delicata, perché il punto d'ascolto comunque ottimale permane solo uno. Cercheremo nel limite del possibile di esortare le persone a scambiarsi il posto in modo che chi si è seduto per primo nel punto d'ascolto privilegiato in qualche modo non monopolizzi tutta la sessione d'ascolto, ma sarà comunque difficile che tutti possano avere la possibilità di sedersi esattamente in quel punto. Ragion per cui vorrei introdurre un argomento che per certi versi abbiamo già introdotto, ovvero quali possono essere le caratteristiche, alle volte anche positive, di un ascolto non esattamente nel punto d'ascolto privilegiato. Nel punto d'ascolto privilegiato che cosa accade? Che abbiamo, se l'impianto è settato correttamente, la registrazione lo consente, abbiamo un ologramma 3D che consente quasi di vedere ciò che accade.
Non uso caso il termine vedere, perché è come se la nostra mente, in mancanza del contatto visivo umano con ciò che sta accadendo, abbia bisogno in qualche modo di qualcosa che le serve per ricostruire quella situazione. E il fatto di poter individuare le singole sorgenti musicali in qualche modo tranquillizza la mente e fa sembrare l'ascolto più verosimile, più realistico. Questo funziona solo nel punto d'ascolto privilegiato, perché è quello in cui le regole della strofonia, i tempi di arrivo, eccetera, eccetera, contribuiscono a far sì che questo sorta di miracolo accada. Man mano che ci spontiamo dal punto d'ascolto privilegiato, questo collassa e non è più possibile. Per cui di primo acchito sembrerebbe che il punto d'ascolto non privilegiato sia, come si può dire, molto penalizzato o non ci consente di cogliere esattamente che cosa accade. Questo è vero solo in parte, nel senso che è importante capire per certi versi quale può essere il vantaggio di ascoltare nel punto d'ascolto non privilegiato. Nel punto d'ascolto lateralizzato accade che non siamo più in grado di percepire l'orogramma sonoro nella sua precisione e quindi è utile in qualche modo che ci concentriamo o che prestiamo più attenzione a quello che riguarda l'intima struttura dei suoni. Ovvero, facciamo un esempio, sarà capitato a tutti di passeggiare per le strade di una città e a un certo punto senti magari un sassofono o qualcuno che suona una tromba o una fisarmonica, la senti magari lontano, non riesci a capire esattamente dov'è, ma il nostro sistema percettivo riconosce che quello è un suono reale e non amplificato. Quindi anche se non siamo in grado di dargli una collocazione spaziale, siamo in grado di analizzare, percepire e dare un valore, un significato alla struttura intima del suono che ci arriva. E per certi versi questo approccio funziona meglio se non siamo nel punto d'ascolto privilegiato, perché in qualche modo è come se fossimo più rassegnati, non siamo impegnati in quella ricostruzione geometrica e se siamo abbastanza rilassati e tranquilli emerge la capacità di riconoscere la qualità intima del suono. Faccio un esempio. Come abbiamo già citato, mi pare in qualche puntata, quando le persone vengono a trovarci nella nostra sala d'ascolto, da un po' di tempo a questa parte abbiamo preso l'iniziativa di farle ascoltare anche in un locale attiguo, con un'apertura di generose dimensioni verso la sala d'ascolto principale, e cercare di guidare la persona a cogliere e comprendere che cosa accade nell'ascolto in quella posizione. Che per certi versi, per chi ha avuto modo di sperimentare, un po' come essere in un teatro, in un palco, ma in un posto interno e laterale, dove non riesci a vedere il palcoscenico, si ascolta solo la musica che c'è in quel momento in teatro, ma si è perfettamente in grado di riconoscere la qualità di ciò che sta accadendo, non solo dal punto di vista musicale, ma anche proprio dal punto di vista della verosimiglianza, della realtà, delle sonorità espresse dai vari strumenti. Ecco, ascoltando fuori asse si è come in una situazione simile. Citando appunto questo fatto che è accaduto qualche giorno fa, sono venuto a trovarci un paio di persone, di cui uno è un pianista, quindi una persona con una conoscenza, una frequentazione pressoché quotidiana della musica. Non essendo, come tanti musicisti, un grande esperto di tecnica di riproduzione, quali possono essere le sfumature, i segreti di una catena high-end, messo nel punto d'ascolto privilegiato, alcune cose le ha colte, altre non le ha colte, alcune le ha confuse con il suo modo di ascoltare lo strumento, che potete immaginare per un pianista avere lo strumento davanti a sé conferisce anche un impatto fisico che nessun altro punto d'ascolto può avere. Però ho voluto fare anche con lui questo esperimento. Nella fattispecie c'era un brano per coro e solisti di Monteverdi. Quindi abbiamo ascoltato prima questo brano sempre nel locale attiguo con una catena composta da alcune apparecchiature. Cambiato l'apparecchiatura abbiamo riascoltato lo stesso brano. All'inizio non ha avuto subito la capacità di cogliere che cosa accadeva. Allora, scendendo più in dettaglio, l'ho condotto a porre attenzione sulla naturalezza dei suoni
sulla capacità di cogliere che in una delle due situazioni il suono era molto più naturale, meno artificiale, e nell'altro caso è come se ci fosse stato sovrapposto degli elementi di disturbi, qualcosa che se non fosse presente sarebbe stato ampiamente gradito. Devo dire che al secondo ascolto si è accorto immediatamente della differenza che esisteva fra i due. Ecco, per cui nel limite del possibile potete cercare di applicare questa metodologia per chi non sarà seduto nel punto d'ascolto privilegiato e sentire come nell'alternanza dei vari brani che verranno proposti potete magari fare un'analisi comparata, ecco, rispetto al suono a cui siete abituati a casa vostra oppure a quello che ci sarà nelle varie salette attigue. Riguardo alla catena d'ascolto che potete trovare, sarà articolata in questo modo. Partendo dai diffusori ci saranno le Atlantis DAB modello AT31, sono quelle che abbiamo tipicamente nella nostra sala d'ascolto, diffusori che conosciamo ormai benissimo, in grado di dare voce all'elettronica norma con una modalità e in una direzione che, devo dire, ci appaga molto. Alcuni le avranno già sentito in altre occasioni, ma può essere comunque sempre interessante riascoltarle. A livello di elettroniche avremo il Revo DS2 come sorgente, che ci consentirà di riprodurre sia eventualmente i CD fisici sia i file, il Pre SC2, i due finali monofonici. Porteremo comunque anche tutte le altre apparecchiature della nostra produzione, gli amplificatori integrati della serie Revo e della serie HS. Nel caso qualche persona volesse cogliere l'occasione di essere in visita in fiera per ascoltare uno degli apparecchi non presenti nella catena d'ascolto, eventualmente ci può contattare per email prima della fiera e vediamo eventualmente se è possibile trovare una fascia oraria, una collocazione dove poter soddisfare la richiesta di questa persona. Ricordo che nel Revo DS2 è presente la nostra nuova piattaforma di conversione proprietaria, denominata ADAC, di cui abbiamo parlato in alcune delle puntate precedenti. All'estero abbiamo avuto più occasioni di presentare in fiera e al pubblico la nostra nuova piattaforma di conversione. In Italia è stata presentata in anteprima nel 2023 a Milano, per cui penso che questa sarà un'occasione molto interessante per gli appassionati di poter finalmente toccare con mano il suono espresso da questa piattaforma. Una nota di ringraziamento, oltre agli organizzatori della fiera, da parte nostra è d'obbligo per due ditte che ci hanno costantemente supportato nelle fiere. Audimo è il nostro partner ormai da tanti anni per il trattamento acustico. Con grande disponibilità, gentilezza e competenze ci hanno sempre supportato, fornendoci tutto il materiale di cui abbiamo sempre fatto richiesta. Sarà un lavoro, immagino, abbastanza lungo, non conosciamo la stanza, non ci siamo mai stati in quella stanza, per cui sicuramente ci sarà necessità di diverse ore per posizionare il trattamento acustico. Può essere che quando entrerete nella stanza vedrete il trattamento acustico posizionato magari in modo non canonico, ecco. Molto spesso, per esempio, osservo che nelle case delle persone che fortunatamente decidono di dare importanza a questo aspetto, i pannelli assorbenti o ciò che fa il trattamento acustico viene messo molto spesso parallelo alle pareti o in posizioni forse non particolarmente sperimentate sul campo, ecco. E per l'esperienza che abbiamo ormai in ogni ambiente anche lo spostamento di 1 centimetro avanti e indietro o l'inclinazione dei pannelli è molto importante e tutto questo sicuramente ci porterà via parecchio tempo, ma d'altra parte ci garantisce anche un risultato d'ascolto sicuramente interessante. L'altro partner che ci supporta ormai da anni è Basso Continuo, il quale ci fornisce supporti per l'elettronica. Ecco, quest'anno siamo contenti di poter utilizzare in anteprima la nuova gamma denominata Essenza by Basso Continuo. La potrete trovare, vedete che è un rack di impostazione più classica, chiuso nel senso che a differenza degli altri che sono sovrapponibili e si possono avere altezze diverse, è un unico telaio, ma siamo certi che sarà molto interessante utilizzarli. Ecco, per chiudere ribadisco a chi si registrerà di farci sapere con anticipo esattamente quale traccia musicale preferirebbe ascoltare.
Perfetto, ti ringrazio per questa introduzione a quella che sarà l'esperienza in fiera e Norma vi aspetta a Lido di Camaiore il 25 e 26 gennaio a degustazioni musicali, quindi iscrivetevi, mi raccomando, così da essere sicuri di non potervi perdere l'esperienza Norma. E grazie mille. Grazie a voi.